Ho fatto questo video perché volevo realizzare una bicicletta a motore, però mantenendo la guarnitura centrale in modo da avere la possibilità di cambiare le marce sulla ruota posteriore. Per fare questo, navigando un po' su internet, ho capito che ci voleva quello che viene chiamata la guarnitura a ruota libera o freewheel crankset, che è praticamente una guarnitura dove i pedali non sono solidali con il perno centrale, ma sono liberi, come funziona per il pignone posteriore. Poiché è difficile reperirne di guarnitura a ruota libera, specialmente per le versioni a perno quadro, che sono la stragrande maggioranza delle biciclette in circolazione, ho deciso di realizzarne una seguendo i vari post, i vari video, i vari tutorial che ho trovato su internet. Quindi sono partito da una guarnitura già disponibile su una mountain bike che avevo in box e sono andato a estrarre tutto il blocco. Una volta estratta la guarnitura ho tagliato la parte che non serviva, ovvero le corone dentate intorno al pedale destro. Come si vede dalle foto, questo è il risultato. Ecco, a questo punto ho recuperato anche un rocchetto, un pignone a ruota libera, sempre di una vecchia bici che avevo a disposizione. Quindi il nostro obiettivo sarà andare a fissare il pignone a ruota libera sul braccio del pedale destro. Per fare questo bisogna innanzitutto sistemare diciamo, l'attaccatura del pedale verso il perno in modo che sia il più cilindrico possibile. Quindi va inserito il rocchetto a ruota libera, va tenuto bene in posizione e quindi poi saldato. Per tenerlo in posizione si possono usare delle rondelle. Io ne ho usate diverse in quanto ne ho lavorata una riducendone il diametro. Ah, ecco, per vedere come fare, se volete guardate il mio video che si intitola Rondelle su misura. L'ho inserita nel pignone a ruota libera, ne ho messo un'altra sia sopra e sotto in modo da fissare tutto in posizione centrata e ortogonale con la leva del pedale stesso. Poiché i pignoni a ruota libera in genere sono color giallo, significa che sono nichelati. Siccome io ho utilizzato una saldatrice a elettrodo, vi ricordo che l'elettrodo di ferro, o forse, anzi è meglio utilizzare degli elettrodi per l'acciaio inox, aderiscono a fatica se la superficie è nichelata. Quindi prima di procedere con la saldatura vi consiglio con la smerigliatrice di eliminare la parte di nickel e lasciare il ferro e il metallo scoperto in modo da facilitare la successiva saldatura. Quindi ricapitolando, dopo aver saldato il pignone, la parte centrale del pignone a ruota libera al braccio del pedale, con le parti di corone dentate che abbiamo tagliato precedentemente, le riutilizzeremo perché le andremo a saldare sui denti del pignone stesso, come faccio vedere adesso in figura. Ho tralasciato nel video le fasi di saldatura perché comunque vi potete immaginare come vengono fatte e questo è il risultato finale. Come vedete la parte centrale è stata saldata, quindi poi è stata levigata sempre con la smerigliatrice e gli è stato dato una mano di nero per abbellirlo un attimo. Ecco, qua potete vedere come funziona il montaggio e vedete che gira abbastanza bene ed è libera su se stessa. Questo servirà perché nella fase successiva la mia idea è posizionare sulla bicicletta un motore anteriore che agirà sulla guarnitura stessa e nel momento in cui il motore sarà in funzione i pedali naturalmente non devono ruotare assieme al movimento del motore ma devono essere mantenuti liberi
per ovvi motivi e anche e soprattutto per un discorso di sicurezza. Ecco, questo vedete il risultato come è venuto. Per adesso il motore non l'ho ancora installato, ho messo un altro rocchetto a ruota libera per far vedere, per indicare dove andrà posizionato il motore, e questo lo farò nelle prossime settimane, e poi posterò dei video con il motore installato. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.